L'infortunio di Romelu Lukaku scuote un po' l'ambiente Inter perché il primo tour de force della stagione con partite ogni 3 giorni sta per arrivare e probabilmente, ancora non diciamo sicuramente, ma probabilmente sarà affrontato senza il totem belga. Ne parliamo in questo contenuto, vi do le ultime novità sul problema fisico di Romelu Lukaku in attesa di comunicati ufficiali post esami strumentali e poi capiremo come l'Inter può muoversi per sostituire questa pedina fondamentale che verosimilmente verrà a mancare e come potremo quindi approcciare le prossime partite contro la Cremonese, in primis domani, ma soprattutto, non me ne voglia la Cremonese, il derby di sabato e Inter-Bayern Monaco, la prima giornata del turno del girone eliminatorio di Champions League che si giocherà appunto pochi giorni dopo il derby. Ben ritrovate e ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto. Cominciamo la settimana con una notizia non proprio positiva. Dopo la sconfitta contro la Lazio che abbiamo analizzato in lungo e in largo, la settimana si apre con questa notizia che proprio non ci voleva. Piove sul bagnato, verrebbe da dire, in casa Inter, perché dicevamo ieri domenica l'Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile. C'è stato un confronto molto interessante tra Simone Inzaghi e la squadra, ne abbiamo parlato anche sul nostro sito passioneinter.com. Sono stati 3 i punti fondamentali toccati da Inzaghi. Vi consiglio il nostro articolo, lo trovate sul sito, perché appunto sono 3 questioni interessanti. Una in particolare è stata molto dibattuta anche fra i tifosi, quindi penso che vi ci ritroverete. Confronto quindi per analizzare Lazio-Inter, allenamento al termine del quale Romelu Lukaku ha avuto questo risentimento muscolare. È una diagnosi molto vaga, non vuol dire tutto e niente fondamentalmente, però già dalle prime sensazioni, nonostante Lukaku, scriveva questa mattina la Gazzetta dello Sport, avesse detto voglio esserci, voglio fare di tutto per esserci nel derby, le primissime sensazioni non sono positive. Si parla di un problema che ancora non è chiaro se sia serio o no, ma difficilmente comunque gli permetterà di essere disponibile sabato. Questo è quello che filtra. Siamo in attesa fra oggi e domani delle novità quando Lukaku si sottoporrà agli esami strumentali. Nel momento in cui sto registrando questo contenuto ancora non ci sono notizie, ma penso che le notizie arriveranno domani, quindi vedremo, ci aggiorneremo poi in seguito. Quindi salta la Cremonese al 100% domani, mi sembra ovvio. Sul derby ci sono veramente poche chance dal mio punto di vista. Qualcuno ha parlato di pretattica, Inzaghi e l'Inter fingono, tra virgolette, l'assenza di Lukaku che poi ci sarà. Non credo, mi piacerebbe molto che sia così, però sinceramente non credo e al momento non è quello che filtra. Tra l'altro, in caso di lesione muscolare, e si capirà eventualmente dagli esami, quindi in caso di stiramento o altro, il rischio è quello di ritrovare Lukaku ben dopo il derby, ovvero addirittura o la partita prima la sosta di fine settembre o addirittura dopo la sosta. Quindi capite che il problema sarebbe molto serio perché appunto da adesso in poi si gioca veramente ogni 3 giorni. Chiuso il capitolo Lukaku, purtroppo noi gli auguriamo di rientrare il prima possibile, ma dobbiamo adesso superare questa cosa e capire come risolvere il problema. Naturalmente ci penserà Simone Inzaghi, noi qui su Passione Inter facciamo un discorso e proviamo ad analizzare la situazione. Io parto da una notizia, diciamo da una considerazione effettiva che lo stesso Simone Inzaghi ha fatto più di una volta durante, diciamo, le occasioni in cui ha avuto modo di parlare alla stampa con il mercato ancora aperto, cosa che peraltro è ancora anche in queste ore. Soprattutto quando si parlava della possibilità che l'Inter, oltre a Lukaku, portasse a casa anche Dybala, Inzaghi ha sempre detto l'attacco è completo. È sempre stato fatto filtrare che Inzaghi fosse contento di questo gruppo di attaccanti con Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa, e quindi fondamentalmente le valutazioni del mister devono aver tenuto conto naturalmente anche delle indisponibilità che possono sempre capitare, e quindi dobbiamo pensare che il mister sappia perfettamente come coprire questa falla. Essendoci stato quindi un problema molto importante perché coinvolge l'uomo più forte dell'attacco e forse dell'intera rosa, adesso è il momento di dimostrare che l'attacco è veramente completo, è il momento di non avere paura. Io diffido da chi dice l'infortunio di Lukaku conta il giusto perché l'Inter ha un attacco completo. È vero che l'Inter ha un attacco completo, però non facciamoci attirare in questa trappola. L'infortunio di Lukaku per l'Inter è come l'infortunio di Osimhen per il Napoli. Quindi, cioè, nel senso, per fare un termine di paragone, è un problema serio ad un giocatore impattante.
Che poi questo significhi che devono partire i suicidi di massa, questo no, sono d'accordo, però neanche ridurlo all'infortunio di un giocatore, diciamo del gruppo, tra virgolette, un giocatore meno impattante, anche no, mi sembra un pochino riduttivo. In ogni caso, al di là di questa parentesi, adesso è necessario che Dzeko e soprattutto Correa dimostrino di essere, diciamo, consapevoli della maglia che indossano e della piazza in cui giocano. Dico Dzeko e soprattutto Correa non per voler mettere più pressioni sull'argentino, ma perché semplicemente Dzeko l'anno scorso ha già dimostrato di essere un giocatore valido, tra gol, assist, rigori procurati, eccetera, ha sfiorato i 30 gol, diciamo, generati, diciamo così, quindi lui comunque ha già dimostrato le cose, è Correa il giocatore da cui io mi aspetto di più. Ma in ogni caso, a prescindere da questo, chiunque verrà scelto da Inzaghi per sostituire Lukaku e per affiancare Lautaro deve dimostrare quello che vale. Per quello che mi riguarda, opinione strettamente personale, con la Cremonese non lo so, ma nel derby, che è la partita fondamentale, io metterei Correa, perché secondo me la coppia Lautaro-Dzeko non è perfetta, non calza in maniera ideale, e l'anno scorso l'unico derby in cui l'Inter ha vinto e ha vinto bene, 3-0, semifinale di ritorno di Coppa Italia, hanno giocato Lautaro e Correa. Tra l'altro Lautaro ha fatto doppietta, uno di questi 2 gol è arrivato proprio su assist del Tucu, quindi personalmente la mia umile opinione è che sarebbe l'ideale far partire Correa. Gli impegni successivi, adesso cerchiamo di capire, Cremonese, Derby e Bayern Monaco. Con la Cremonese, lo dicevamo anche prima, Lukaku non ci sarà e io non escludevo una sua eventuale, diciamo, esclusione a prescindere dall'infortunio. Avrebbe potuto riposare comunque, magari in questa partita, e mi permetto di dire, con il massimo rispetto per la Cremonese, l'Inter deve pensare di poter battere la Cremonese in casa anche senza Lukaku. Quindi domani non ci sono scuse, bisogna vincere e bisogna farlo anche senza Romelu. Con il Bayern Monaco il discorso si ribalta. Anche qui, con tutto il rispetto in questo caso per l'Inter, mi sento di poter dire che con il Bayern Monaco il rischio di una sconfitta ci sarebbe stato anche con Lukaku. Quindi anche qui non è che Lukaku non sposti nulla, però comunque il risultato più probabile con il belga disponibile sarebbe stato comunque la sconfitta. Con Lukaku assente rimane la sconfitta, quindi diciamo che la partita con il Bayern Monaco fa un pochino storia a sé. Il vero problema è il derby, perché al di là dell'aspetto emotivo, sappiamo tutti quanto conti il derby e questa cosa la prendiamo, la mettiamo lì ed è valida. Il derby è innanzitutto una partita che, se vai a perdere, a prescindere dal fatto che magari la Cremonese si batta, sarebbe la seconda sconfitta in 7 giorni in 2 big match. E questo a livello mentale può essere un problema. A maggior ragione se poi non dovessi nemmeno battere la Cremonese, ma questo preferisco neanche considerarlo in questo momento. È una partita che per il momento non sposta molto a livello di classifica, perché siamo alla saremo anzi alla quinta giornata, quindi non è che può spostare tantissimo. Però potrebbe farlo al termine della stagione. L'anno scorso Inter e Milan sono arrivate a 2 punti di distanza e, al di là del fatto che poi il Milan non ha mai avuto passi falsi, se fosse arrivato un passo falso con un pareggio l'avrebbero vinto comunque il campionato, perché avevano vinto gli scontri diretti. Quest'anno questa regola non c'è più, però questo fa capire che comunque lo scontro diretto, anche se arriva al 4 di settembre, al 3 di settembre, può avere un peso comunque alla fine del campionato. E visto che l'anno scorso su 4 derby giocati ne hai vinto 1, partire la nuova stagione con un altro derby non vinto, magari addirittura perso, sarebbe un vero problema. Mi dispiacerebbe molto qualora Lukaku non ci fosse, perché oltre al fatto che è il totem dell'Inter, è stato da sempre anche un giocatore che nei derby ha sempre inciso, ha sempre fatto sempre non lo so, però comunque spesso ha fatto gol, e quindi sarebbe stato curioso soprattutto vedere la difesa del Milan, che l'anno scorso ha fatto molto bene, Kalulu Tomori, sfidare un giocatore diverso da quelli che gli anni scorsi si sono ritrovati davanti, Dzeko, Correa, Sanchez e Lautaro. Vedremo se sarà così. Al momento, ripeto, non ci sono novità. Io tengo incrociate le dita, però sinceramente sono un po' così pessimista su questo, perché distrazione muscolare. Se Lukaku avesse percepito un problema e si fosse fermato in tempo, l'avrebbero detto. Spesso si usa questa espressione, si è fermato in tempo. Parlando già di questioni muscolari, io tendo a pensare che magari non sarà uno stiramento, però non sarà nemmeno una cosa così leggera da permettere di essere in campo già dopo qualche giorno. Anche perché, questo ve lo posso assicurare, l'Inter non vuole rischiare nulla. Quindi se Lukaku il giorno del derby non fosse al 100%,
magari lo porti in panchina se è all'80%, però non rischi nulla, perché il rischio è di metterlo in campo anche solo 20 minuti, magari nemmeno impatta sulla partita e se si aggrava il problema poi lo perdi per 4, 5, 6 altre gare. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla da rischiare. Vedremo, e di certo non era il modo migliore per cominciare questa settimana, soprattutto visto anche come era finita la scorsa. Però siamo interisti, mi viene da dire, siamo abituati anche a convivere con queste difficoltà e dobbiamo uscirne insieme facendo gruppo. Questa era la questione, Lukaku, una prima parte di notizie, una seconda parte anche di opinione mia. Adesso vi aspetto nei commenti per la vostra opinione. Ditemi come giochereste in attacco in caso di assenza prolungata di Romelu. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo un mi piace al contenuto e un'iscrizione al canale se ancora non l'avete lasciata. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto, e vi ringraziamo già in anticipo, e rimanere a contatto con la redazione di Passione Inter quotidianamente. Potete farlo passando appunto sul sito del club di Passione Inter. Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al contenuto di ieri, un'analisi un po' diversa su Lazio Inter con un focus sulla prestazione di Roberto Gagliardini, che ti spoilerò se non l'hai ancora ascoltata o vista, forse non è stata così negativa come in tanti hanno detto, però la parola la lascio a te. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare qui alla mia destra, mi raccomando non perdertelo.